Oggi parliamo di un designer e architetto danese chiamato Werner Panton, più conosciuto come designer che come architetto ed è secondo me il creatore di mondi. Lo considererei così perché è stato in grado di mostrare dei mondi nuovi all'interno della società, sia progettando prodotti incredibili che creando ad esempio degli allestimenti che hanno fatto la storia, come ad esempio i progetti Visiona e Visiona 2, di cui poi parliamo con calma. Innanzitutto, Werner Panton è nato in Danimarca, in un paese con un nome strano, quindi ve lo metto in descrizione o ve lo metto in editing. Nel 1926 studia architettura alla Royal Danish Academy e si diploma nel 1951. Inizia ben presto a lavorare nel mondo dell'architettura e del design, entrando a far parte dello studio, quindi collaborando all'interno dello studio di Arne Jacobsen nel 1955. Ora, il mio canale parla soprattutto di design del prodotto e tecnologie di materiali, storia del design, quindi approfondiamo più tutto quello che riguarda il design del prodotto di questo designer barra architetto. Come dicevo, è danese, ma è stato praticamente adottato dalla nazione svizzera. Difatti, dopo un periodo di lavoro nel mondo danese, si è trasferito in Svizzera, con il quale ha collaborato con diverse aziende, tra le quali abbiamo Vitra, una delle aziende più importanti dell'arredamento nel mondo. La sua linea è praticamente inconfondibile perché ha una linea molto organica, ci sono molte onde, molto sinuoso. Tenete presente che il suo modello più importante, il suo progetto più importante è stata una seduta e se voi la guardate segue esattamente la forma del corpo quando si siede. Si ispira sicuramente alla natura e vive in un periodo in cui c'è una sorta di contrapposizione tra il design appunto organico come questo e il design minimalista come quello della scuola di Ulm, ad esempio, o quello di Dieter Rams. Vive in un periodo, è nato nel 1926 e lavora molto nel periodo in cui possiamo considerare pop, ok? Nel periodo della pop art. Realizza una serie di arredamenti e prodotti di cui poi parliamo con calma. Considerate che i suoi progetti sono ancora venduti oggi da un'azienda chiamata Vitra, come abbiamo detto prima, e un'azienda chiamata Verpan e sono arrivati fino ad oggi. Molti dei suoi prodotti sono presenti anche all'interno di diversi musei, come ad esempio il MoMA di New York. Oltre che un audace precursore dell'uso del colore, come nel progetto del ristorante Varna, oppure in quello degli uffici Spiegel e negli altri progetti di Werner Panton, se voi guardate le immagini sono pazzesche perché davvero sembra di entrare in un altro mondo. Comunque l'architetto danese è stato anche un vero maestro nel dare corpo alle atmosfere psichedeliche degli anni 60 e dell'estetica della pop art. Difatti è un po' il simbolo della pop art nel mondo del design e dell'architettura, con le sue inafferrabili forme fluide, di cui Panton è davvero il precursore, il simbolo, e aggiunse un'inedita tridimensionalità, superando i vincoli produttivi ed industriali del design per trasformare gli spazi e gli oggetti. Come molti visionari danesi, anche Werner Panton aveva diciamo copiato il motto di Walt Disney, cioè se puoi sognarlo, puoi realizzarlo. Lui era il classico designer come tutti noi che aspettava una sola occasione per riuscire a dimostrare il suo talento e così è stato. Certo, ci sono voluti anni di lavoro, anni di esperienza, anni di porte chiuse in faccia, non è stato così facile, però l'aver dato un'occasione a una persona del genere ha fatto comprendere al mondo le potenzialità che questa persona aveva. Ora vi faccio un piccolo accenno. Quando un'azienda, la Bayer, decise di realizzare un prodotto che si chiamava Dralon, un materiale plastico, diede carta bianca a un giovanissimo designer come Werner Panton per creare un allestimento e questo allestimento veniva all'interno di una fiera a Colonia. Loro praticamente affittavano un battello e all'interno creava questo spazio. Lui ha lavorato per 2 edizioni a questi spazi nel quale ha creato dei mondi. Se guardate Visiona 2 è un mondo incredibile nel quale ci si può posizionare come vogliamo. Poi ve lo spiego nel dettaglio.
Nel 1968 ci fu la prima edizione chiamata Visiona, nel quale presentò diversi prodotti che poi successivamente i prodotti entrarono a far parte di linee come quelle di Vitra, quindi c'era già all'interno la Werner Panton, oppure lampade come la Spiral che facevano parte della collezione per l'azienda Verpan. Per tutta la durata dell'evento il battello veniva trasportato in un vero e proprio temporary showroom da un designer più o meno affermato, a cui l'azienda dava carta bianca per costruire una vera e propria installazione manifesto galleggiante sulle acque del Reno. Questo ve ne ho già parlato. Werner Panton fu chiamato per ben 2 volte per disegnare gli interni dell'esposizione, una prima volta nel 1968 e una seconda volta nel 1970. E come dicevo prima, è incredibile vedere come Dieter Rams e Werner Panton siano vissuti nello stesso periodo e hanno una filosofia in contrapposizione. Se Dieter Rams preferiva il prodotto funzionale, la funzione era ben visibile e non c'erano, diciamo, distrazioni, non c'erano decorazioni, Werner Panton era in contrapposizione, nel senso che magari non c'erano decorazioni, però lui utilizzava tantissimo il colore, la plastica, colori magari accesi proprio per dare più attenzione. E la cosa incredibile poi, se voi guardate la Werner Panton, ci sono tanti colori diversi, il che significa poter optare per tanti modelli diversi. Questo è stato un po' l'incredibile lavoro di Werner Panton. Poi ovviamente questa è una breve introduzione, poi andiamo nel dettaglio a capire quale lavoro ha fatto sulla Panton Chair, sul progetto Visiona, sulle lampade, su tutto questo mondo. Ok? Lui è stato davvero il creatore dei mondi, del mondo del design, della pop art, e muore poi sempre in Svizzera, a Basilea, città che l'aveva praticamente adottato. Tutto qui. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video. Tutto qui. Alla prossima, ciao!